Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento serale, il Salotto dei Misteri. Questa sera torniamo a parlare naturalmente di ufologia, lo faremo con Pietro Marchetti, presidente del Gauss, ormai lo conoscete, quindi in teoria non avrebbe neanche bisogno di presentazione, è una persona non solo che si occupa di ufologia, ma soprattutto una persona per me molto simpatica, schietta, diretta e alla mano, e che mi fa molto piacere poter ospitare qui in trasmissione. Oggi parleremo, anzi oggi parlerà, io sarò più dalla vostra parte che da quella del relatore, del JPAN. Il JPAN, che è non un'associazione come noi la intendiamo, ma una vera e propria organizzazione che fa riferimento al CNES, se non ricordo male, che è l'agenzia spaziale francese. Poi ovviamente mi correggerà Pietro se ho detto qualche boiata, e quindi ci vediamo tra 8 secondi come consuetudine direttamente con Pietro qui in studio e con questo argomento, naturalmente il JPAN e i suoi studi, i suoi avvistamenti, le sue dichiarazioni. Ciao Pietro, benvenuto e ben ritrovato. Ciao Gabriele, un caro saluto a tutti gli amici del Salotto dei Misteri. Dicevo che è sempre un piacere avere persone come te, sorridenti, allegre e, tra virgolette, dico tra virgolette, spensierate, perché ovviamente tutti abbiamo i pensieri e le cose per la testa. Tu in questo periodo poi stai organizzando conferenze a destra e a manca. A proposito, qualora ci fossero nuove conferenze in vista, non ti preoccupare e non esitare a dirlo in trasmissione e Allora invitare ne i presenti. approfitto subito, Gabriele, perché siamo Vai sabato, subito, sabato dai. siamo a Livorno, sabato siamo a Livorno, quindi chi Ah, vuole venirci a trovare a Livorno, saremo lì a fare una conferenza pomeridiana e niente, insomma, tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito, sul nostro canale Ufogramma News. Ti ringrazio Gabriele per questa gentile occasione per pubblicizzare i nostri eventi. ma figurati. Una parentesi, se non ho capito male, tu hai scritto anche un libro sull'argomento di questa sera, Sì, è quindi vero, è se ne vero. vuoi anche parlare un attimino. Sì, appunto, a seguito di questa indagine che è nata così, il lavoro sul JPAN è nato veramente durante un pomeriggio di un'estate di tanti anni fa. Ero in vacanza e mi era capitato, mentre leggevo qualcosina, di rivedere la dicitura JPAN. Io sapevo qualcosina in passato, però ho detto, vabbè, però c'è poco su questo ente, quindi non si sa quasi niente in Italia. Ma perché non faccio qualche ricerca? E così ho cominciato a fare qualche ricerca. Poi da questa ricerca è nata una relazione per un convegno nostro e più facevo ricerca più scoprivo cose. Alla fine ho detto, ma perché non ci faccio un libro? E poi ho scoperto che non c'erano libri al mondo sul JPAN e ci sono restato anche male, devo dire, che ho detto, oi oi, oi oi, che responsabilità enorme, vai a vedere che casino che ho Hai messo compilato. un primato. E quindi poi è nato questo libro che è Ma quale JPAN, che è disponibile sulle piattaforme quali Amazon, sugli S-Libri, su You Can Print, su Google Libri, insomma, è scritto oramai da diversi anni, però diciamo che, a parte i dati aggiornati sulla casistica, tutto, e quindi diciamo che dal 2017-18 in poi, tutto quello, a parte i numeri sulla casistica, tutti i contenuti sono tuttora validi, non è cambiato un granché. Beh, Però diciamo ne che parleremo. forse negli ultimi anni si è anche fatto sentire un po' meno il JPAN a livello di indagine, se non attraverso, che tra l'altro non so se ne fa ancora parte, Jacques Vallée, che ovviamente lui continua con le sue teorie, continua ogni tanto a sfornare qualche articolo, qualche intervista, o meglio, che viene intervistato, eccetera. Ti Ma risulta? guarda,
Allora, è un discorso abbastanza lungo, perché in realtà il JPAN ha già affrontato nel corso dei decenni, perché il gruppo effettivamente nasce nel 77, quindi non si sta parlando di un gruppo nato ieri, attenzione. E c'è tutta una storia molto curiosa che merita di essere conosciuta, anche perché ha dei risvolti anche, diciamo così, non dico pesanti, però diciamo così scomodi, ok? Se posso inizio, oppure se vuoi Gabriele chiedermi qualcos'altro prima di iniziare magari a raccontare, altrimenti io inizio a raccontare un po' di questo ente che secondo me merita di essere conosciuto. Vuoi messa le diapositive subito? Ma sì, vai, guarda, Okay. sì, iniziamo da prima. Perfetto, perfetto. Luci e ombre. E questo è un po' sorta del discorso finale che troverete all'interno del libro, ma che poi capirete anche stasera quando seguirete tutta questo speciale su questo ente. Partiamo subito dall'inizio, nel senso che il JPAN, che tuttora si chiama JPAN, in passato si chiamava in altro nome, ma lo vedremo. Innanzitutto che cos'è? Beh, è un gruppo di ricerca ufficiale sui fenomeni che la gente comune chiamerebbe fenomeni ufologici, loro li chiamano in un altro modo, ma anche qui capiremo perché. Un ente ufficiale dello Stato francese che nasce nel 1977. Anche qui c'è tutta una storia precedente al JPAN, che però non sto qui a raccontare perché altrimenti si andrebbe a finire chissà dove. Tenete però presente una cosa molto interessante che vi fa capire bene come certi stati si muovono. Noi siamo abituati, ad esempio, a immaginare, a pensare che il principale paese al mondo che segue l'argomento ufologico siano gli Stati Uniti d'America. Okay? Perché tutta la produzione viene da lì, i documenti vengono da lì, i personaggi vengono da lì, i rilevatori, le gole profonde, i film, i documentari, Hollywood, i libri, gli esperti mondiali, di tutto di più. Sì, di tutto di più fino a un certo punto. Perché poche persone sanno, se non gli addetti, diciamo così, ai lavori o gli appassionati, che la Francia è molto, 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 molto avanti sul discorso ufologico a livello governativo, ma non lo fa notare. Ok? Tenete presente che in Francia ci si interessa dell'argomento ufologico dagli anni 50 a livello governativo. Ok? Già l'aeronautica, l'Air de France, scusate, si interessava degli argomenti già negli anni 50, nel 54. Da lì in poi questi argomenti sono stati trattati in modo approfondito senza mai rilasciare nulla. Queste cose le potrete poi trovare nel libro per chi fosse interessato. Quindi si sta parlando di un paese che sa molto sull'argomento, ma non lo dice, cioè non fa la pubblicità un po' come fanno gli americani, no? Non sentirete mai, è difficile sentire qualche dichiarazione rilasciata dai francesi, malgrado ci siano stati anche pezzi importanti, anche personaggi di rilievo, di estremo rilievo in Francia, a rilasciare questo genere di informazioni. Però di norma queste cose passano, scivolano via. La Francia quindi conosce molto molto bene l'argomento, non tanto il pubblico quanto, diciamo, le agenzie di intelligence. Okay? Tant'è vero che anche lì poi ci sono discorsi legati al spionaggio e controspionaggio con gli Stati Uniti, ma lasciamo perdere, non è un altro discorso questo. Quindi veniamo al succo. Il JPAN è un centro di ricerche ufficiali dello Stato francese su fenomeni che noi definiamo, che la gente comunque definisce ufologici. Quando nasce? Il JPAN nasce nel 1977 su una richiesta, perché poi le cose vanno sempre pesate,
su una richiesta specifica dell'Istituto per gli Alti Studi della Difesa francese. Okay? La Francia, come pochissimi altri paesi al mondo, ha una, diciamo così, ha una certa ideologia sulla difesa, sul mondo militare e tutto il resto. Ci sono istituti specifici in Francia, non per niente la Francia è una potenza nucleare e così via. Esiste un centro, appunto, che si chiama un'istituzione famosissima, che è l'IEHDN, l'Istituto per gli Alti Studi della Difesa francese, che si occupa appunto di alti studi per la difesa dello Stato francese. E quindi parlano, cioè, si interessano un po' di tutti gli argomenti che possono riguardare la sicurezza nazionale e gli interessi dello Stato francese. Importante questo. Quindi nel 77, su indicazione dell'Istituto degli Alti Studi della Difesa francese, viene istituito un centro per lo studio dei fenomeni aerei non identificati, o chiamiamoli così, chiamiamoli UFO. Questo centro nasce all'interno del centro spaziale francese, che è il CNES. Quindi viene istituito all'interno del centro spaziale francese un centro specifico per lo studio del fenomeno UFO. A capo di questo centro di ricerca viene messo un famoso, noto astrofisico francese, Claude Pauer, che già in passato si era occupato di questi argomenti, diciamo così, molto molto particolari. Perché viene istituito questo centro? Ma viene istituito questo centro perché l'Istituto per gli Alti Studi della Difesa francese capisce che è necessario creare un gruppo specifico che studi questo argomento. Siamo nel 77, ok? I motivi perché ritiene che sia necessario creare questo gruppo specifico non sono noti, probabilmente ci sarà stata qualche documentazione interna, avranno fatto qualche riunione tra di loro che non è nota. Comunque decidono, quindi spingono il governo francese per l'istituzione di questo gruppo e nasce il GEPAN. Qui però inizia subito un primo problema, perché non si può chiamare un centro di ricerca governativo ufficiale che sta all'interno di un centro spaziale nazionale, come si fa a chiamarlo un centro di ricerca sugli UFO? Siamo nel 77, cioè è un problema. È un problema al giorno d'oggi, basta vedere gli americani con la Aro, il famoso Aro, all'interno del Pentagono, cioè si parla di tutto tranne che di UFO. E allora, da buoni francesi, creano un nuovo acronimo, che non è UFO, che non è OVNI, e creano l'acronimo PAN, che sta per fenomeni aerei non identificati. PAN. Quello che poi, se ci fate caso, non è nient'altro che la versione che poi prenderanno gli americani con gli UAP. È la stessa parola, solo che è traslata in inglese. Unidentified, UAP, aerial phenomena, quindi fenomeni aerei non identificati, e dall'altra parte abbiamo i PAN francesi, che è fenomeni aerei non identificati. Cambiano gli anni, passano i decenni, ma curiosamente si tiene questa curiosa dicitura. Quindi nasce questo bellissimo centro e viene messo appunto Claude Pauer per indagare sui fenomeni UFO. Quando nasce il GEPAN nel 1977, nasce con un impegno e un appoggio totale da parte delle istituzioni dei governi, tant'è che vengono creati dei veri e propri memorandum d'intesa, degli accordi scritti, dove il GEPAN ha accesso e ha la collaborazione con i principali centri di ricerca scientifici francesi, non solo, ma ha anche i dati e le segnalazioni che provengono dalle principali forze armate francesi, quindi l'aeronautica, la marina, l'esercito, la gendarmeria francese, che è una sorta del nostro corpo dei carabinieri. A questo si aggiunge le università francesi, le principali università francesi,
A questo si aggiunge la marina mercantile e l'aviazione civile, con tanto di accordi scritti, dove tutti questi gruppi, queste istituzioni si impegnano a fornire e a segnalare qualsiasi documentazione in loro possesso sul fenomeno ufologico al GEPAN per una valutazione su appunto la fenomenologia di questi eventi. Cloud Power crea quindi una sorta di classificazione a seguito di questo, diciamo, inizio di lavoro sui fenomeni che noi chiamiamo UFO e li classifica in 4 lettere: A, B, C e D. Quindi ci sono i fenomeni di categoria A, categoria B, categoria C e categoria D. Sono semplici 4 lettere, ma sono estremamente importanti. La categoria A sono i fenomeni spiegati, quindi fenomeni completamente spiegati, di cui non c'è nessun problema. La categoria B sono i fenomeni con un'altissima probabilità di spiegazione, ma diciamo che non si è potuto raggiungere la identificazione certa, perché magari c'era qualche dettaglio mancante, però c'è un'alta probabilità di identificazione perché i dati raccolti portano verso quella direzione, e quindi anche qui interessano il giusto. C'è la categoria C, che sono tutti quei rapporti che per mancanza di dettagli e di dati non possono essere classificati, e poi c'è quella più importante che è la categoria D, che sono i rapporti che, malgrado i dati e i documenti recuperati, rimangono senza una spiegazione logica o razionale. È questo. Poi nel corso dei decenni verrà creata una sottocategoria da parte di ulteriori responsabili del GEPAN e diventerà D1 e D2, però vabbè, quello che interessa a noi è appunto queste 4 categorie. Il lavoro però di Cloud Power, subito nel 77, inizia a trovare, diciamo così, alcuni ostacoli, perché nel mondo scientifico francese non era ben vista questa cosa, perlomeno da una parte del mondo scientifico francese questa cosa non era ben vista, e quindi erano già iniziate le critiche sia all'interno del mondo scientifico sia anche da un punto di vista politico. Però attenzione bene, perché Cloud Power è quello che porta avanti la ricerca in un modo estremamente, diciamo così, fruttuoso. Tant'è vero che nell'arco di pochi anni raccoglie oltre 360 casi. Di questi oltre 350 casi, scusate, di questi oltre 350 casi raccolti, Cloud Power trova una percentuale di casi inspiegati del 20%. Cioè su 350 casi il 20%, si chiamano negli anni 77, sono tecnicamente, scientificamente inspiegabili. Tra questi ci sono alcuni casi che passeranno alla storia, tra cui il famoso caso di Cusack del 1967, che è un incontro ravvicinato del terzo tipo, che però non viene divulgato perché è segretato. Viene segretato il caso e viene desecretato solamente nel 2005. Quindi nel 77 Cloud Power recupera il caso di Cusack e viene desecretato da parte del GEPAN nel 2005. Ma il caso non è del 77, il caso è del 67. Successivamente, per via di, diciamo così, di questa grande opera di lavoro di ricerca, Cloud Power decide anche di aprire alla ricerca ai gruppi privati, o quindi alle associazioni, come può essere il Gauss, come possono essere altri. Cosa che non piace a molti. Cloud Power quindi si trova di fronte a, diciamo così, forti critiche e quindi un bel giorno dà le dimissioni. Okay? Quindi Cloud Power rimane in carica dal 77 al 79. In questi 2 anni crea un archivio di circa 350 casi, tra cui casi estremamente importanti tipo quello di Cusack, e poi dà le dimissioni.
perché non si trova, cioè è in forte contrasto con la politica, con, diciamo così, le pressioni subite da parte soprattutto il mondo scientifico, ma anche politico, perché ovviamente tutte le istituzioni, anche scientifiche, se sono governative, dietro c'è una forte spinta politica. Al suo posto di Claude Puer arriva l'ingegnere Esterlé, Alain Esterlé, e qui si apre un nuovo capitolo del GEPAN. Nel 79 arriva Esterlé. Esterlé diventerà famoso perché sarà il primo a rilasciare le famose note tecniche del GEPAN. Che cosa sono? Sono praticamente i rapporti analizzati, valutati da parte del GEPAN e rilasciati al pubblico. E queste note tecniche, che sono circa 17-18, adesso vado un po' a memoria, non sono tantissime, vengono create tutte sotto la guida di Esterlé, che poi darà le dimissioni fino all'83. Cioè lui fino all'83 entra in carica al 79 e resta fino all'83. Tra i casi fondamentali delle note tecniche rilasciate e volute, fortemente volute da Esterlé, c'è il famoso caso di Trans-en-Provence e il famoso caso dell'Amaranto. Anche qui sono tutti dati questi che comunque potete trovare tutt'oggi sul sito del GEPAN. Quindi ottimo, per bella cosa, cioè abbiamo sostituito uno scienziato aperto al fenomeno con un altro scienziato che addirittura divulga le note tecniche, cosa che Puer non faceva. Ma c'è un problema perché Esterlé da una parte rilascia le note tecniche, dall'altra parte chiude tutte le collaborazioni con i privati, con i gruppi privati. Cioè non ne voleva sentir parlare lui di questi gruppi di ufologia che collaboravano con il centro del GEPAN. Non ne vuole assolutamente sentir parlare. Quindi chiude. Lì nascono i primi malumori, le prime critiche in Francia e i primi malumori. Ma diciamo che il grosso problema dell'amministrazione di Alain Esterlé sarà uno scandalo scientifico, militare e politico, non saprei neanche come chiamarlo, che ha un grosso peso in Francia e che ha visto coinvolti un noto fisico francese che noi abbiamo avuto modo di portare al nostro convegno internazionale. Se vuoi fare, ti ho mandato alcune slide, Gabriele, se lo vuoi far vedere, che si chiama Jean-Pierre Petit, che è stato il nostro Jean-Pierre Petit. Era sì, vai. Sì, no, perché nelle slide adesso viene l'Ariane 6. Sì, questo è solo la pubblicità del centro spaziale francese. Quindi questo è il centro spaziale di Tolosa, questo è il primo brochure del GEPAN del 77, questo è l'Istituto degli Alti Studi della Difesa Nazionale francese, che c'è tuttora ovviamente, ci mancherebbe altro. Questo è Claude Puer, il fondatore del GEPAN, prosegui pure. Questo è il famoso caso di Valensole, che poi ne parleremo, che Puer indaga. Questo è un incontro ravvicinato del terzo tipo. Proseguiamo pure. Questo è l'inchiesta di Cusack, il famoso caso desecretato nel 2005, anche se il caso del 67, attenzione, il caso del 67 è stato desecretato nel 2005. Ok? Andiamo pure avanti. Anzi, che lo hanno fatto, meglio degli americani che neanche quello fanno. Sì, questo è appunto Alain Esterlé, il successore di Claude Puer. Proseguiamo. Queste sono alcune delle note tecniche. Questa è la nota tecnica numero 16, analisi delle tracce al suolo. Questa è la specifica nota tecnica del caso di Trans-en-Provence, con una traccia al suolo rilasciata da un oggetto. Ok, proseguiamo pure. Questo è il famoso caso Amaranto, poi parleremo anche di questo. Queste sono tutte le note tecniche che rilasciate al pubblico e tuttora disponibili sul sito del GEPAN, create appunto da Alain Esterlé. Possiamo pure andare avanti. Eccoci qua. Questo è Jean-Pierre Petit. Allora, cosa succede? Come dicevo, Alain Esterlé chiude tutte le collaborazioni con i gruppi privati, ma
subisce, diciamo così, una forte critica da parte di quest'uomo, questo scienziato, Jean-Pierre Petit. Chi è Jean-Pierre Petit? Beh, Jean-Pierre Petit è un fisico di fama internazionale ed è uno dei padri della ricerca sulla magnetoidrodinamica. Quindi diciamo sulla dinamica dei plasmi, ok? Sulla dinamica dei plasmi. Perché e cosa c'entra Jean-Pierre Petit con il GEPAN? Ma c'entra sì, perché nel 77, quando Claude Power a carta bianca che viene creato il GEPAN e viene data la collaborazione con le università, con i ricercatori, insomma, poteva far chiedere collaborazione a chi voleva. Claude Power nel gruppo degli, diciamo così, dei ricercatori che lavoravano per il GEPAN chiede anche di partecipare a lui, che da giovane era Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit entra nel GEPAN e lavora appunto alla ricerca su questi fenomeni. E intanto lui porta avanti tutte le sue ricerche sulla magnetoidrodinamica. Ricerche che lo portano a ipotizzare che possa essere utilizzata per un sistema di propulsione estremamente avanzato. Okay? In grado di, diciamo così, di muoversi, un oggetto che utilizzi una propulsione magnetoidrodinamica, secondo gli studi di Jean-Pierre Petit, sarebbe in grado di muoversi liberamente nell'aria, nello spazio e nell'acqua, e neanche nei liquidi. Cosa un po' curiosa, Cosa un po' curiosa. Ricorda qualche fenomeno che si conosce. Però succede che Jean-Pierre Petit si sospetta che le sue ricerche vengono passate ai militari, alla difesa francese. E quindi cosa fa? Accusa direttamente il GEPAN e la direzione di Alain Esterlé di essere in realtà in combutta con i militari, con l'apparato della difesa militare, solo e esclusivamente per cercare di sviluppare o recuperare tecnologie avanzate per uso bellico dallo studio del fenomeno UFO. Quindi in Francia succede uno scandalo enorme che coinvolge appunto il GEPAN, il CNES, quindi il Centro Spaziale Francese, Alain Esterlé, insomma è un bel problema. A quel punto lì il CNES decide, no, così non si può andare avanti, perché effettivamente le critiche sono tante e allora cambio di rotta. E Alain Esterlé dà le dimissioni nel 1983, al suo posto viene nominato Jean-Jacques Velasco. C'hai un'altra scheda? Prova a farla vedere. Eccolo qua, anche lui invitato da noi al nostro convegno internazionale, perché non per vanto, ma ne abbiamo portati tanti nel corso dei decenni di ricercatori importanti a livello mondiale sul fenomeno UFO, veramente tanti. Viene nominato Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques Velasco cambia completamente però la politica, finora portata avanti da Claude Power e da Alain Esterlé. Ufficialmente non viene detto nulla su questo cambio di politica, in pratica però quando Velasco arriverà qui nel 2008 da noi, che era già in pensione, quindi lui era tra virgolette libero, era fuori da GEPAN, ci racconta alcuni aneddoti. Gli aneddoti sono facilmente immaginabili. Ha avuto forti pressioni a livello direzionale per mettere un po' di, diciamo così, per mettere un po' nel cassetto tante cose, per farlo in breve. Comunque, sotto la direzione di Velasco spariscono le note tecniche, non vengono più rilasciate. Non solo spariscono le note tecniche, ma chiude definitivamente ogni apparizione pubblica. Ci sono pochissime apparizioni pubbliche durante la direzione del dottor Velasco in quegli anni, proprio perché gli era stato detto basta parlare di queste cose, stai lì, fai le tue ricerche. Fai le tue ricerche era un problema però, perché se è vero che all'inizio Claude Power e Alain Esterlé avevano tutto un insieme di ricercatori, anche grossi nomi,
collaborazioni con l'università, insomma, i fondi c'erano, i soldi, sotto la direzione di Velasco, il CNES taglia tutto. Taglia così tanto, caro Gabriele, che Velasco si ritroverà a lavorare in un ufficio, lui e la segretaria, e basta. Cioè non c'era più nessuno. Avevano mandato via tutti, le collaborazioni praticamente serviva solo a figurare che c'era ancora il JPEG. Ma non dica finisce lì. Ma non basta ugualmente. Tanto è vero che viene cambiato il nome sotto la direzione di Velasco. Non si chiamerà più Japan, che sta per gruppo studi, fenomeni aerei non identificati, ma si trasforma in SEPRA, servizio di esperti, sarebbe sbagliato, diciamo così, di valutazione, diciamo così, valutazione dei fenomeni di rientro atmosferico. Già cambia il nome, di rientro atmosferico. Curiosa questa cosa qua. Fatto sta che questo viene portato avanti appunto con Jean-Jacques Velasco. Non basta, perché dopo qualche anno ricambia un'altra volta il nome, malgrado ormai il SEPRA non rilasci quasi più nulla. Cambia di nuovo il nome, e qui la cosa è buffa. Ecco, questa è una delle pochissime documenti rilasciati dal SEPRA, uno dei pochissimi, vedete qui, di rientro atmosferico. Cambia nome e la cosa è veramente ridicola, perché cambia nome con la stessa sigla. Quindi si chiama sempre SEPRA, ma non vuol dire più servizio di competenze sui fenomeni di rientro atmosferico. No, assolutamente. Ma diventa servizio di competenze sui fenomeni rari aerospaziali. È sempre la stessa dicitura, ma cambia. Quindi sparisce addirittura. E lì praticamente, con questo ennesimo cambio di nome, viene chiuso praticamente qualsiasi altra divulgazione pubblica. Cioè, il centro esiste ancora, ma nessuno sa che cosa faccia, di cosa si occupa. Il problema però succede è che il diavolo fa spesso le pentole ma non fa i coperchi. Perché nel 99, eccoci qua, viene reso pubblico su alcuni giornali scandalistici questo rapporto, che questo è un libro che potete tranquillamente acquistare, ma nel 99 no, viene rilasciato alcune, diciamo così, informazioni su questo rapporto. Il rapporto Cometà. E la gente si chiede che cosa sia. In Francia. In Italia se ne è parlato pochissimo. Noi abbiamo fatto nel 2005 uno speciale convegno specifico sul Cometà. E magari, Gabriele, un domani bisognerebbe fare, se tu vorrai, si potrà fare una serata su questo rapporto. Quando vuoi ti fisso una data per il mese prossimo senza problemi. Guarda, te l'avrei chiesto prima della fine della serata. Attenzione bene, perché anche qui la gente dice ma no, ma non è possibile questa cosa qua, ma non è vero. No, è tutto vero, è che la gente non lo sa. Che cos'è il rapporto Cometà? Il rapporto Cometà è un rapporto inizialmente riservato, dico erroneamente inizialmente riservato, perché in pratica è riservato tuttora una certa parte del rapporto, ma ne racconterò un'altra volta questo. Questo rapporto viene dato direttamente al Presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, e al Primo Ministro, Lionel Jospin. Questa notizia appare su alcuni giornali, diciamo così, di gossip francesi. Esplode il caso Cometà. Ma che cos'è questo rapporto? Chi sono questi del Cometà? Cioè, parla un rapporto di UFO al governo segreto, ma dico, ma stiamo scherzando? E siamo nel 99. Il problema è che il rapporto esiste veramente, tant'è vero che poi verrà pubblicato appunto un libro, che è questo che vedete qui. E il grosso scandalo, che praticamente sommerge il mondo scientifico francese, il centro spaziale francese e il SEPRA,
E anche lì, boh, non saprei cosa dirti, Gabriele, perché è ovvio che sembra ci siano diverse fazioni, come un po' in America, no? All'interno dei governi, fazioni che non vengono votate da nessuno, ma che sono lì da tempo. Okay? Perché si scopre che cosa? Beh, quando viene rilasciata una parte di questo rapporto, si scopre che questo rapporto è stato scritto da appunto questa rapporto cometa, questo gruppo cometa, che non è mica formato da 4 imbecilli, ma che è mai formato da gente di altissimo livello, di altissimo livello, di altissimo livello politico, militare e scientifico francese. E nessuno sa niente. Ma chi c'è dentro in questo rapporto? Beh, tanto per dirne una, c'è dentro il presidente del CNES. Cioè, c'è dentro lo stesso André Lebeu, presidente del centro spaziale francese, che è lo stesso presidente del centro spaziale francese che sotterra il SEPRA. Peccato che però nel rapporto cometa, se vai a vedere la finale del riassunto del rapporto cometa, dice che l'ipotesi extraterrestre è la migliore per spiegare i fenomeni UFO. Cioè, capisci bene che c'è un po' di problemi. Non solo, si scopre che tra i consulenti scientifici di questo rapporto cometà c'è pure l'ingegner Velasco. C'è dentro pure lui. Non solo, si scopre che all'interno di questa associazione cometa c'è il presidente dell'Istituto degli Alti Studi della Difesa francese. C'è un altissimo profilo, ok, di un giudice della magistratura francese, quella che noi potremmo chiamare nostra Cassazione, ok? C'è un profilo del genere. Ci sono personaggi che provengono, generali, capi di brigate dell'aeronautica militare francese, ammiragli della marina, c'è dentro di tutto di più. Questo rapporto qui, come età, di cui se ne parla un'altra volta, crea ovviamente enorme imbarazzo. Ma come? Ma se ci dite che non c'è niente, che non serve più niente, sto SEPRA, bisogna chiuderlo, e poi ci ritroviamo dentro gli stessi personaggi che qui dicono che il fenomeno UFO è probabilmente la soluzione, la spiegazione migliore per spiegare il fenomeno. Ma dicono, stiamo scherzando. Comunque, lasciamo perdere per il momento questa parte del rapporto come età e torniamo sulle polemiche. Quindi nascono polemiche, non finiscono più di qua di là, e alcune fazioni riescono a spingere per la chiusura definitiva del SEPRA, malgrado l'uscita del rapporto come età. Poi qui succede qualcosa di curioso, ennesima curiosità. Diciamo che alcuni, potrei dire esponenti, alcune forze che stanno dietro a chi gestisce tutti questi affari, decidono di mettere in valutazione se è il caso o meno di portare avanti un centro come il SEPRA. E quindi fanno fare una sorta di valutazione, un rapporto a una società esterna. Cioè, uno dice, ma cosa stai dicendo, Pietro? Dico quello che hanno fatto. Quindi viene indirizzata, chiesto a una società esterna di fare una valutazione sulla utilità o meno di mantenere in vita un centro di ricerche sui fenomeni di aerei rari di rientro atmosferico. Se vale la pena mantenerlo o no, se no sono soldi buttati via per lo Stato francese. Va bene. Beh, bisogna anche capirli, visto che erano così rari. Erano rari, cioè, giusto. Quindi va bene, facciamo pure questa valutazione da parte di una società. Ma chi viene presa come società? Viene presa la EADS, EADS, FlexImage. La EADS esiste tuttora ed è una società militare, casualmente, francese, che si occupa di missilistica. La EADS FlexImage, che c'è anche questa tuttora, è una branca della EADS, si occupa della valutazione e della gestione e dell'utilizzo delle immagini satellitari di uso militare. Cioè, sono quelli che praticamente controllano ok. A capo di questa società, la EADS FlexImage, c'è il dottor François Louange,
lo stesso François Louange, qui vediamo appunto Chirac e Jospin, lo stesso François Louange che casualmente, ma proprio casualmente, caro Gabriele, lo ritroviamo dentro anche lui come esperto nel rapporto comunitario. Ma questo? Ed è lui, ed è lui. Ok. E uno dice, scusa, ma ve le cantate, ve le suonate da soli? Sì. Sì. Il problema però è che la società, appunto, la Hertz Fleximage, alla fine di una valutazione che dura alcuni mesi, ne rilascia un rapporto. Il rapporto è segretato, cioè non è pubblico il rapporto. Però casualmente, anche qui sempre casualmente, succede, fai la slide successiva, succede, perfetto, vediamo qua, che su uno strano sito strampalato che dura giusto qualche settimana e poi sparisce, qualcuno casualmente pubblica un rapporto, che è questo che vedete a sinistra. Okay. Il rapporto non è completo, ci sono solo alcune parti di questo rapporto che vengono rilasciate e sono le parti più pesanti, o perlomeno forse sono le parti che potevano rilasciare, che servivano per indirizzare l'opinione pubblica verso certe scelte. A destra invece vedete, al contrario, lo stesso rapporto che è disponibile da qualche anno sul sito del GEPAN, proprio per dimostrare che non c'era nulla da nascondere. Bello tutto, vero, però nessuno ci dice se il rapporto pubblicato dal GEPAN nel 2000, se non sbaglio 2017-2018, è lo stesso di quello del 2005, non lo sappiamo. Ci fidiamo che è lo stesso, ci fidiamo. È identico, ok? È identico. Comunque, nel rapporto originale, o presunto originale, che viene messo su questo sito, che dopo qualche settimana scompare, questo bel sito qua, c'è una paginetta dove si consiglia al governo francese di lasciare in vita un centro come il SEPRA. Perché è necessario lasciarlo in vita? Perché questo servirà a fornire una risposta corretta e bilanciata verso l'opinione pubblica sul fenomeno UFO, senza che questa possa prendere derive irrazionali o illogiche che andrebbero contro l'interesse della nazione francese. Okay? Non solo, ma si consiglia anche che forse, tutto sommato, invece di metterlo sotto il controllo del centro spaziale francese, ma perché non lo mettiamo sotto il controllo dei militari di SEPRA, che magari sarebbe anche meglio? Direttamente. Direttamente. Ovviamente, capisci bene che quando l'opinione pubblica francese viene a sapere di questa roba qua, giù polemiche, allora è vero, i militari insabbiano tutto, di qua e di là. Fatto sta che questa, diciamo così, questa spifferata aiuterà il SEPRA a non essere chiuso, a non passare sotto ufficialmente sotto il controllo dei militari, ma addirittura ad evolversi. Poi chi ha lasciato questa documentazione spifferata in giro, boh, non si sa. Comunque, diciamo che a quel punto cosa succede? Succede che il CNES decide, dopo questa spifferata, che lo scandalo è veramente troppo. Basta, bisogna chiudere. Non si può andare avanti così. Cioè, adesso ci si accusa che siamo sotto il controllo dei militari, che dobbiamo fornire informazioni, diciamo così, indirizzate e corrette all'opinione pubblica, perché altrimenti questi chissà che idee si fanno sul fenomeno UFO. Chiudiamo tutto. Bene, chiudono tutto. E così nel 2004 chiude. Il SEPRA chiude. È festa. Basta, chiuso. Uno dice, vabbè, finita qua. E invece no, perché un anno dopo riapre. Riapre veramente con una, diciamo così, con una manifestazione incredibile, perché riapre cambiando nuovamente nome, e con dei propositi migliori di chi uno potrebbe immaginarsi. Innanzitutto non si chiama più SEPRA, ma si chiama JPAN. E uno dice, ma JPAN, ma non è come uguale al JPAN? Sì, ha lo stesso nome, solo che ci hanno aggiunto una I. Prima era JPAN, adesso si chiama JIPAN.
e la I sta per informazione. Quindi centro di studio per i fenomeni aerei non identificati, centro di studio per studio e informazione sui fenomeni aerei non identificati. Ma informazione per chi? Per l'opinione pubblica. Tanto è vero che viene creato questo bellissimo sito internet, che c'è tuttora e potete andare a visionare, dove dentro viene dato tutto in pasto all'opinione pubblica, tutti i casi raccolti, le statistiche, massima apertura, niente di nascosto, viene pubblicato pure il rapporto riservato del SEPRA, se mettere sotto, pubblicano tutto. Ma che bello, caspita, allora c'hanno ragione, cioè finalmente abbiamo un centro governativo che dopo tanti scandali dice la verità sul fenomeno UFO. Sì, diciamo sì, diciamo un po' così. Peccato che però si comincia a notare alcune, perlomeno si comincia a notare, io noto alcune incongruenze in questi rapporti. E quindi noto già che, ad esempio, se fai vedere la slide successiva, nel 2010, questo è il nuovo direttore del JPAN, Jacques Patenet, successivamente lui poi ne arriveranno diversi altri, tuttora c'è, mi sembra, Courtade, dottor Courtade. Insomma, cosa succede? Succede che io mi guardo questi nuovi sito qua e noto che ovviamente loro rilasciano delle statistiche, no? Delle statistiche sui casi A, B, C e D, e però mi scappa l'occhio e dico, ma scusa, ma che cavolo di statistiche sono queste? Perché ci sono delle strane incongruenze tra i dati rilasciati. A parità di data, su alcuni diagrammi appaiono certi numeri, su altri diagrammi appaiono altri numeri. E quindi non mi tornava. Qui siamo all'aprile del 2010 e vediamo che, ad esempio, il JPAN ha rilasciato e pubblicato sul sito 1071 casi. Di questi 1071 casi ne mancano ancora 1152 da pubblicare. Va bene, non c'è nessun problema. Vediamo la slide successiva. Peccato che però in un'altra slide, sempre nell'aprile 2010, i casi rilasciati sono 1082. Ma come? Ma era mica 1071. Sono dire 1072. Vabbè, sarà stato un refuso. Andiamo avanti. Perfetto. E durante queste, diciamo così, mie indagini e curiosità scopro alcune cose curiose. Ad esempio scopro che nel 77, alla nascita del JPAN, dal 77 al 78, Cloud Power cataloga 350 casi. Interessante. Dal 78 al 79 i casi diventano 212. Dal 77 al 79 i casi diventano 562, quindi 223. Quindi si va a calare. Curiosa sta cosa. Andiamo pure avanti, Gabriele. Perfetto. Dal 77 all'85, 1560 casi. Dall'85 al 2010, 663 casi. Proseguiamo pure. Io adesso non voglio dare troppo, diciamo così, noia con tutti questi numeri che poi magari interessano il giusto. Ma quello che interessa qual è? Quello che interessa sono che le percentuali dei casi inspiegabili, che sono le famose categorie D, che cambiano in continuazione. Cioè, qui siamo, ad esempio, a un 28% dei casi inspiegati. Vediamo la slide successiva. Perfetto. Qui però dal 28 si passa al 23%. Dice, ma che strana sta cosa. E poi si passa al 22%. Attenzione, bisogna dire che è ovvio che se io prendo un caso, lo classifico, lo analizzo, ti do una classificazione e quel caso per me è chiuso e lo metto da parte. E quindi che io lo valuto bene, lo valuto male, però ha una sua valutazione. Ma quel caso lì, se fa parte di una serie di classificazioni che hanno tutte la stessa classificazione, e che le ipotesi ne ho 10, non è che quei 10 lì su una percentuale
mi cambiano in continuazione su quello stesso numero. Cioè, se io ho 1000 casi e 10 sono di categoria D, avranno una sua percentuale, no? E quella percentuale sarà sempre la stessa. Non è che se poi trovo un altro diagramma, tu mi scrivi un altro numero, perché i casi sono due. O mi vuoi prendere in giro o sbagli a scrivere. Quindi, e io scopro che effettivamente a parità di numero di casi ci sono incongruenze sulle percentuali. E dico, ma che curiosa sta cosa? Ma com'è possibile che a sbagliare una cosa del genere, un centro spaziale sbagli una cosa del genere? Oppure, ho pensato, ma forse sbaglio io, non possono essere così, sbagliare in modo così elementare loro. Probabilmente sbaglio io. Loro probabilmente fanno queste percentuali su numeri diversi. Peccato che non li dicono. E quindi qui è ancora peggio, perché da un punto di vista scientifico, scusa, ma che cavolo di dati mi dai? Cioè, su quanti numeri li fai sti percentuali? Andiamo avanti. Perfetto. Tanto è vero che poi Yves Szilard, che è uno dei successivi direttori del SEPRA, una volta che se ne va in pensione esce, pubblica anche lui un suo bel libro, okay, e dichiara che i fenomeni di categoria D sono il 14%. Ma come, scusate? Ma se erano il 21, il 23, il 20 e sono di al 14. Vabbè. Poi si scopre, in realtà si era già scoperto prima, che nel rapporto con metà le stesse persone che facevano parte di chi ha dato queste percentuali dicevano che i rapporti di categoria D erano il 5%, senza mai indicare nessun numero. Il 5%, ma su quanti? Boh, bella domanda. Tutti questi numeri dati così. Ma vai pure avanti, Gabriele. Eccoci qua. E quindi si scopre addirittura che la percentuale di questi casi, qui siamo addirittura al 2011, abbiamo sempre la categoria D al 22%. Ma di questi 22% fa riferimento a 1150 casi che loro hanno rilasciato, ma non su tutti quelli che hanno, sui 2320 casi, no? E una domanda, ma scusate, ma questo gruppo qui di ricerca, ma che cavolo fa tutto il giorno? Cioè se li avete catalogati tutti questi 2320 casi, ma come li avete catalogati? Così? Cioè li avete messi lì, nessuno sa cosa c'è dentro? Perché siamo al 2011, avete fatto una statistica solo su 1150 casi e tutti gli altri? No, tutti gli altri galleggiano nel limbo, non si sa. Vai pure avanti. E qui è l'ennesima presa di posizione. 8-4-2010, sempre i soliti 2223 casi. Le percentuali inerenti sono su cosa? Su 1071 casi? Oh, non si sa, ma attenzione perché questa cosa qua è proseguita, non è mica finita. Io qui mi limito a mostrarvi qualcosa, ma poi è proseguita, vai pure avanti Gabriele. Ed eccoci qua. Quindi, alla fine ci ritroviamo con 350 casi catalogati in 77. 1201 casi pubblicati al 2010, forse, 1560 catalogati al 85, insomma, sono tutti numeri con un bel punto di domanda perché non si capisce dai documenti rilasciati al GEPAN quanti casi hanno catalogato e quanti effettivamente fanno riferimento a quella categoria lì, perché se ogni 2 o 3 mesi tu mi cambi i diagrammi e mi butti dentro numeri così a casaccio, ma io le statistiche su cosa le faccio? Vai pure avanti. Però bisogna dire che comunque se si prende per buono ciò che disse all'inizio, quando forse il GEPAN era, diciamo così, all'inizio, i primi anni 77, attendibile, Claude Poer, lui aveva detto che il 23% dei casi che lui aveva registrato erano non identificati e comunque sarebbe 1 su 4. Se la stessa percentuale venisse, ovviamente questa è solo un'ipotesi e ovviamente non può stare in piedi, venisse applicata a tutti gli altri casi, comunque avremmo sempre un caso su 4. Proseguiamo pure di casi non spiegati. Perfetto.
Prima di parlare di questo caso qui, che è appunto il caso di Cusack, che vi avevo detto che era stato desecretato, devo fare una precisazione. Perché? Perché ultimamente, insomma, da qualche tempo, il GPAN si è inventato bene anche un'altra dicitura sulle percentuali dei casi catalogati. E qui sinceramente faccio veramente fatica a capirli, cioè forse sono io che non ci arrivo, o forse diciamo che la parte divulgativa di chi gestisce il GEPAN non è il massimo, perché da qualche tempo il GEPAN precisa che le statistiche riguardano esclusivamente i casi catalogati e pubblicati. E qui uno dice, quindi avete anche casi non catalogati e non pubblicati. Ovviamente. E classificati. Ma non si sa. Comunque, non solo, ma dice che quelle sono statistiche dinamiche. E io quando ho letto ho detto, no scusa, aspetta, forse non capisco bene il francese, me la sono riletta, ho preso Google Translate e ho detto, scusa, ma come sono le statistiche dinamiche? Una statistica dinamica è una statistica che cambia frequentemente nel tempo. E mi sta bene, è ovvio, perché se io tutti gli anni raccolgo 10, 20, 30 casi, le statistiche su quelli è ovvio che mi cambiano, non posso sapere cosa avrò fra 2 o 3 anni. Ma non posso applicare lo stesso ragionamento a casi che ho classificato 10-15 anni fa, perché allora vuol dire che io ogni tot tempo riprendo in mano tutti i miei casi, tutti, che io ho già chiuso, archiviato e classificato, e li rivaluto tutti un'altra volta. Ma che cavolo di diciture sono? Ma cosa vuol dire? Dinamiche su cose che ho già archiviato 10, 15, 20, 30 anni fa. Ma sono chiusi o non sono chiusi questi casi? Non si sa. Si sa solo che loro utilizzano statistiche dinamiche sui casi pubblicati sul sito. Sugli altri non si sa che statistiche utilizzano. Era solo per fare un attimo di chiarimento sul GEPAN, che comunque invito sempre tutti ad andare a vedere, perché trovate veramente tantissime informazioni e potete farvi veramente un'idea chiara di cosa il governo francese ha rilasciato all'opinione pubblica nel corso dei decenni. Guardate, ci sono tantissimi casi molto molto interessanti. E poi ricordatevi quello che vi ho detto, quando vi ho detto che quando il GEPAN è nato aveva la collaborazione di tutti gli enti di ricerca scientifica, delle forze armate, della Marina Civile e l'aeronautica civile, e poi andrete sul sito e vi cercherete con calma tutti quei casi militari dovuti a questa collaborazione. Cercate pure con calma, perché non ne troverete neanche uno. Perché sono quelle belle collaborazioni che a quanto pare restano sulla carta, ma che però non possono poi essere messe in pratica. Non solo, perché si scopre che, come vi avevo detto, che il GEPAN nasconde alcuni casi. È ovvio. Il caso più eclatante è il caso di Cusack, che viene desecretato solo nel 2005, che trovate sul sito GEPAN, c'è. Peccato il caso del 67 e il GEPAN se ne è occupato nel 77, 10 anni dopo. E viene rilasciato solo nel 2005. Ma non solo, perché troverete anche un caso che il GEPAN ha fatto passare per un caso di rientro atmosferico di un satellite americano, quando al contrario le associazioni ufologiche francesi avevano chiaramente dimostrato che quel giorno, quell'ora, vi era stato un avvistamento, che è questo che vedete, okay? Che è questo che vedete, di questo oggetto trapezioidale osservato. La segnalazione arriva al GEPAN e ovviamente il GEPAN pubblica anche questa. Però a questa segnalazione il GEPAN dà la sua spiegazione, che è un satellite americano che era rientrato e che la gente a quanto pare ha visto particolarmente sospeso a mezz'aria, perché capitano queste cose qui. Quindi bisogna stare un po' attenti, perché da una parte rilasciano informazioni corrette da un punto di vista scientifico, dall'altra parte
le loro, diciamo così, valutazioni a volte lasciano un po' perplessi. E quindi uno si chiede, sì, ma quale di questo J-Pan? Ma non è che forse alla fine aveva ragione quel rapporto poi rilasciato, tuttora visibile, dove effettivamente era bene lasciare un centro di ricerca ufficiale sul fenomeno UFO per evitare che la gente si faccia strane idee sul fenomeno e che non accosti i fenomeni strani a ipotetici alieni o civiltà extraterrestri che assolutamente non esistono? Ma questa è una bella domanda. Perché troverete che nei casi di categoria D ci sono pochissimi casi di incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma noi sappiamo bene, perché la casistica francese è ben conosciuta, che la Francia ha avuto moltissimi casi di incontri ravvicinati con entità, ma moltissimi, tanti quanti l'Italia. Ma nei casi analizzati del Japan ce ne sono giusto 2, che io sappia, forse qualcuno in più ma pochi. C'è il caso di Cusack e il caso di Valensol, che poi ne parleremo tranquillamente. Quindi alla fine questa I di informazione effettivamente è giusta, è l'informazione che danno. Il problema è che non sappiamo se questa informazione che danno sia effettivamente corretta o no, ma la colpa credo che non sia la loro. La colpa semmai è magari nostra che tendiamo appunto, questo è il caso di rientro atmosferico, che hanno dichiarato di essere quello strano oggetto trapezoidale testimoniato da numerosi testimoni, che secondo il Japan alla fine era un satellite americano che rientrava. Quindi, preciso una cosa, Gabriele, che se voi andate a vedere, vai pure avanti con le slide, scopri, questo è un caso che non è riportato nel Japan, ma è riportato nel rapporto Cometà, famosissimo caso mondiale, attenzione, qui non si inventa niente, il caso Duboc è conosciuto a livello mondiale, è del 94, il Japan è nato nel 77 e questo non c'era, ok? Ma era presente sul rapporto Cometà. Questo è un pilota di volo dell'Air France che vede un enorme oggetto volante in volo e l'equipaggio testimonia. E uno si dice, ma scusate, ma perché non è stato messo nel Japan? Lo sapete, domande a cui non hanno mai risposto. Se non era uscito sul rapporto Cometà non l'avremmo mai saputo. Però, sai, la I di informazione non c'era allora, c'è adesso. Andiamo pure avanti. Ecco qui, questa è l'ultima slide che volevo farvi vedere, perché al giorno d'oggi, quindi questo è il sito aggiornato a febbraio, 25 febbraio 2025, potete andare tranquillamente a vedere, se non l'hanno cambiato in questi giorni i dati sono questi, si scopre che attualmente siamo a 3.188 casi catalogati. Di questi 3.188 casi, solo il 3,2% sono di categoria D. Sono scesi tantissimo, veramente tanto. Era il 23. Sì, sono scesi. Vuol dire che negli ultimi anni eravamo a 2.200 casi, si sono aggiunti altri 1.000 casi circa. Di questi 1.000 casi circa sono tutti casi o A o B o C. Però secondo me, io la butto lì e basta. Secondo me quella percentuale è sbagliata, ma così è a occhio. Concordo. Così a occhio. E non dico altro. Detto questo, caro Gabriele, se vogliamo, eccoli qua infatti, possiamo tranquillamente parlare di alcuni casi che sono storia nella casistica mondiale, soprattutto storici, da un punto di vista di dati scientifici e analizzati, alcuni molto molto interessanti. Avevi citato proprio questo, il caso di Kustak. Cusack, sì. Questo è un caso eclatante. Si dice Cusack? Cusack, è il caso di Cusack. Okay.
Siamo nella Francia centrale, siamo nel 1967 e cosa succede? Due fratelli, due giovani, un fratello e una sorella, questo siamo nella Francia centrale nel 67, un paesino Cusac. Cusac è un piccolo paesino della provincia di Chantal, se non mi ricordo male. Portano fuori le vacche a pascolo. Tranquillamente prendono le vacche e vanno al pascolo. Lì fanno pascolare queste vacche. A un certo punto, mentre devi pascolare le vacche, il ragazzo che aveva 11 anni, la sorella 9, quindi erano piccoli, però tieni presente che allora era abbastanza normale negli anni 60 fare gestire il bestiame anche ai bambini, cioè era tutto normale, assolutamente. Il bambino, il ragazzo, sente un simbolo strano, un rumore strano, provenire dall'altra parte del campo. L'altra parte del campo che però era cintata, c'era un muretto. Allora lui era girato, sente questo simbolo, si gira, ma che cos'è, che cosa non è? Le vacche sono ancora lì tranquille. Allora prende, si avvicina piano piano, cammina verso questo muretto, si avvicina, guarda sul muretto e vede, al di là del muretto, vede che c'è una sorta di palla, una grande palla, un colore biancastro. E vicino a questa palla ci sono quelli che lui pensa siano dei bambini. Solo che sono strani questi bambini, perché sono neri, completamente neri. Non neri come potremmo definire noi una persona di colori, sono neri, cioè il colore nero completamente. E sono strani, perché sì sono piccolini come bambini, ma hanno braccia molto lunghe e magre, e anche le gambe sono molto magre. Allora lui guarda così, allora chiama anche la sorella, oh, vieni, guarda, ci sono dei bambini qui. Allora, arriva anche la sorella, però la sorella non riesce a salire sul muretto, mentre lui sale sul muretto. Lui sale sul muretto e li vede molto bene. E vede che alcuni di questi girellano lì attorno a sta palla, mentre un paio sembrano abbassati a raccogliere qualcosa per terra. Lui non capisce cosa stanno facendo. E non riesce neanche a capire che strani bambini che sono questi. Sono veramente strani. Poi improvvisamente due di questi esseri che stavano raccogliendo qualcosa si accorgono della sua presenza. Si accorgono della sua presenza, istintivamente lui si accorge che loro l'hanno visto e un attimo, insomma, ci resta un attimo così perché si rende conto che sono veramente strani questi bambini. Questi due cosa fanno? In qualche modo riescono a comunicare agli altri che stavano girellando lì attorno a sta palla e che non sono soli, che qualcuno li sta guardando. E allora lui improvvisamente, il bambino e la sorella, vedono una scena allucinante, impressionante. Vedono che questi bambini qua, uno alla volta, cominciano a volare, okay? Si alzano in piedi e in linea verticale si mettono in orizzontale e entrano in questa sfera da sopra, come se ci fosse un grosso buco che però lui non vede, cioè finiscono dentro così, uno alla volta. Lui resta lì così, non riesce a capire, tutti meno uno che rimane lì a terra. Che rimane lì a terra perché a terra è restato qualcosa, un qualcosa che viene recuperato da questa entità e che secondo il bambino sembrava tipo uno specchio, uno specchietto, quindi probabilmente era qualcosa di lucido, questo gli ha dato la sensazione. Anche questo essere prende il pezzo che era restato lì, si alza come gli altri nel più assoluto silenzio e finisce dentro la sfera. La sfera in un attimo si solleva leggermente da terra e in un lampo sparisce alla velocità allucinante. I bambini spaventati tornano a casa e raccontano il fatto ai genitori. I genitori ovviamente non gli credono, di qua e di là, i bambini insistono, no, venite. Vanno lì, i genitori vedono che effettivamente a terra c'è qualcosa, cioè c'è l'erba schiacciata, è come se ci fosse stato effettivamente qualcosa. Allora avvisano la gendarmeria. La gendarmeria interviene, il giorno dopo interviene, fa i suoi rilevamenti
e comincia a interrogare i ragazzini. Che confermano sempre la stessa versione. Al momento la cosa sembra così un poco irrazionale, cioè non sembra un grande caso effettivamente. Cosa è successo? Non hanno visto niente. Non hanno visto niente, però le tracce ci sono. E i ragazzi ripetono sempre la stessa cosa. Questo oggetto qui, ho sentito un simbolo, è arrivato, ho visto questa pana, e poi se n'è andato via in un attimo, sempre con questo sorta di simbolo. E siccome i ragazzi sono giovani, sono piccoli, ma provengono da una famiglia normale, ma tenuta in considerazione, per cioè brave persone, cioè bambini bravi, cioè non è che vanno a raccontare, poi siamo nel 67, la gendarmeria non trova altro che confermare la storia di questi ragazzi. Ma la storia è troppo strana, anche perché ci sono di mezzo esseri che non erano persone, cioè la gente capisce, l'opinione pubblica capisce che è successo qualcosa di strano. Di questo caso si interessa addirittura il magistrato del paese, totalmente scettico su questo evento, che decide di mettere un po' a tacere queste cose, ma basta, non esiste. E quindi mette sotto torchio 2 ragazzini, nel vero senso della parola, li mette sotto torchio. Oggi non si potrebbe, nel 67, insomma, si poteva fare un po' di più, le cose era un po' diverso. Li mette sotto torchio e alla fine lui rilascerà una dichiarazione scritta dove dice che secondo lui i ragazzi non mentono, ma hanno visto effettivamente ciò che raccontano, ovvero la presenza di uno strano oggetto volante a forma di sfera e di questi 8 omini neri che raccoglievano qualcosa per poi volare e rientrare. Il caso sparisce dalla scena fino al 77, quando appunto nasce il GEPAN. Il GEPAN viene a conoscenza del caso di Cusack e fa comunque delle indagini, torna sul luogo, scatta fotografie, fa i rilevamenti, intervista di nuovo i ragazzi, intervista i gendarmi di allora. I gendarmi danno tutti i documenti in loro possesso al GEPAN e il caso viene classificato fino al 2005. Ma attenzione bene, perché in questo documento qui, che potete trovare sul sito del GEPAN, e che io credo che non ci sia nulla di nascosto, penso che siano i documenti che hanno rilasciato siano effettivamente quelli del 67, non credo che abbiano, anche perché siamo in un piccolo paesino rurale francese nel 67, non c'era neanche chissà che quali tecnologie per poter fare chissà quali analisi, quindi secondo me il rapporto è effettivamente il rapporto originale recuperato da GEPAN nel 77, però viene da chiedersi per quale motivo e chi ha deciso di segretarlo fino al 2005. È ovvio che la storia è difficile da mandare giù, è ovvio, però qualcuno ha preso questa decisione e in base a cosa l'ha presa questa decisione? Forse perché sapeva qualcos'altro. Infatti magari con la seconda indagine, magari qualche ipnosi, qualcosa era emerso, qualche altro dettaglio. Questo non lo sappiamo, questo non possiamo saperlo. Oppure può anche darsi che avendo classificato questo caso, magari hanno trovato qualche riscontro su qualche altro caso, l'ha butto lì classificato, che noi non conosciamo. Sì, ci sta. Se c'è un caso classificato e ne fuoriesce uno simile, automaticamente lo si classifica pure. Tenete presente che la Francia, ripeto, veniva, soprattutto negli anni 50, il famoso dato del 54, ma anche negli anni 60, e qui siamo nel 67, e gli incontri avvicinati del terzo tipo erano frequenti in Francia. Siamo un po' sulle nostre ondate italiane degli anni 77, siamo lì, cioè ci sono stati moltissimi avvistamenti di entità. Forse non si voleva creare ulteriore, diciamo così, clamore mediatico, ma non lo so. Però è curioso questa cosa qui, perché classificare un caso del 67 e declassificarlo solo nel 2005, cioè manco avessero trovato l'alieno vivo, perlomeno non lo so, non credo, però
E questo, ad esempio, è il famosissimo caso di Chantal Cusack, che ad oggi rimane un caso assolutamente inspiegabile, con tanto di valutazione del magistrato del paese, che era inizialmente scettico, che ha messo sotto indagini i 2 bambini e li ha anche torchiati per diverso tempo. Questo, ad esempio, è il caso di Chantal Cusack, ma ce ne sono molto altri di casi. C'è il caso dell'Amaranto, c'è il caso di Valensol, che è molto interessante perché anche quello si parla di un'entità. Parlaci un po' di questo caso che è del 65. 65, sì. Se vuoi far vedere la slide di prima dove c'è Maurice Messé. Aspetta. Sarebbe Maurice quello... l'omino, L'omino è fantastico. bravo, è l'omino con il cappello di paglia al bar, che bevi. Aspetta, perché in piccolo è anche difficile No, immagino. trovarlo. Però forse... Allora, eccolo qua. Perfetto, eccoci qua. Qui siamo il 10 luglio del 65, siamo a Valle del Sole. Questa è una fotografia scattata nel bar del paese e qui non ti dico poi, ovviamente lui raccontava il fatto col bicchiere in mano, con un bicchiere di vino, capisci bene che, ecco, cosa aveva visto, lo vediamo qua una ricostruzione sopra in alto. La storia è questa qui, molto semplice. La mattina molto presto, verso le 5:45, Maurice si reca nel suo campo, un campo, per coltivare. Mentre è lì che inizia i lavori, sente anche qua un forte sibilo, si gira e cosa vedi? Vedi in un campo lì adiacente al suo di lavanda, campo di lavanda, vede un oggetto strano. Un oggetto strano che lui definisce come un'autovettura Dauphin. La Dauphin aveva un forma un po' particolare, diciamo una sorta di vasca da bagno, mettiamola così, ribaltata, okay? Una cosa del genere. Non proprio così, però va bene, insomma, diciamo una macchina, una cosa del genere. Resta lì così e al primo momento pensa che sia un oggetto di un velivolo militare, perché lì vicino, a qualche chilometro, c'è una base militare, militare dell'aeronautica militare. A quel momento penso, no, che cos'è questo? Un aereo nuovo? Mai visto una cosa del genere. Poi improvvisamente però nota che vicino a questo oggetto, che lui pensava fosse un aeroplano, c'è una sorta di omino che potete vedere qui, che lui vede bene, perché la distanza è limitata, sono poche decine di metri. E ha questa forma qua. Lui resta così basito di questa incredibile visione e non riesce a capire cosa sta guardando. L'omino non è il solo, ce ne sono 2 di questi omini, simili, identici per tutto e per tutto, completamente, e si stanno girellando lì attorno a questo oggetto poggiato per terra. Oggetto poggiato per terra che lascia anche delle tracce. Questo è molto importante. Questo oggetto resta lì qualche attimo, i 2 omini, come erano lì, rientrano dentro, della serie che proprio non hanno minimamente interagito con lui, cioè come se lui non ci fosse, cioè non interessava niente. Rientrano dentro questo oggetto, in un attimo vola via con un forte sibilo e sparisce. Lui resta lì basito, va lì sul posto e cosa trova? Trova praticamente uno schiacciamento del terreno su cui si era appoggiato questo oggetto e un strano foro, stranissimo, un foro a forma di stella. Torna a casa, avvisa la gendarmeria, arrivano i gendarmi, fanno tutti i rilevamenti, fotografie, controllano la profondità del foro, vengono trovati altri 3 fori in questo foro e racconta quello che ha visto. Ovviamente la gente, i gendarmi restano un attimo così, lui poi in paese
essendo un contadino, racconta la cosa a tutti, soprattutto al bar dove viene scattata questa foto, mentre beve un bicchiere, e il suo racconto viene preso da una parte per buono da chi segue questi fenomeni, dall'altra parte viene pesantemente attaccato dai critici, pesantemente. C'è chi, tenete presente che in Francia c'è sempre stato un forte movimento critico verso il fenomeno UFO, tanto è vero che la Francia è stata la patria del monnerismo, che è quella, diciamo così, quella teoria che vuole spiegare i fenomeni ufologici come una errata interpretazione o valutazione errata da un punto di vista psicologico mentale del testimone. Quindi il fenomeno UFO non esiste se non nel fatto che è un'errata valutazione mentale del testimone. Quindi non esistono astronavi, non esistono alieni, non esiste niente di niente. Monnery, che era un ricercatore estremamente scettico, ha portato anche molti contributi su questa, grazie alla sua teoria, perché ha aiutato a capire effettivamente come veniva interpretata una certa scena da parte dei testimoni, e il suo contributo è importante nel mondo dell'ufologia, magari fosse estremamente scettico, ha aiutato a risolvere molti casi. Il problema è che però li stroncava tutti. Cioè, in questo caso qui, lui non Monnery, ma un altro scettico di allora, dichiara che semplicemente il povero Maurice ha visto nient'altro che un elicottero modello Alouette dell'aeronautica militare francese, che era di stanza lì nella base. Peccato che però non volavano in quel periodo lì, nel senso che non c'era, cioè i militari hanno detto: ma noi sinceramente lì non ci siamo andati, ci giriamo con l'elicottero, ma lì non ci siamo andati, però va bene, può anche darsi. E peccato che però Maurice ha detto: ma quello non era mica un elicottero, cioè non era mica dei pali, lo so come è fatto l'elicottero, però era un elicottero. Poi il fatto che a forza di raccontare questa storia qui al bar, tra un bicchiere e l'altro, non l'ha aiutato, e il caso di Valensol comunque rimane un caso non identificato di categoria D, proprio perché vi sono anche qua tracce al suolo, oltre alla testimonianza di un semplice contadino che non aveva nulla da guadagnare nel raccontare una scena, una fanfaronata, una stupidaggine. In Francia siamo ancora ad oggi divisi in due parti su questo caso, gli scettici ovviamente come il nostro Cica lo stroncano perché quello ha visto l'elicottero e poi beveva, mentre invece chi giustamente valuta le cose per come sono, qualche dubbio se lo pone tuttora. E il caso di Valenzuela è un caso famosissimo proprio perché lui ha fatto anche una descrizione abbastanza precisa di queste due piccole entità basse come bambini, con una sorta di tuta addosso, con un grosso cranio, che però non erano persone, sì, sembravano persone, ma non erano persone, e non erano bambini. E quindi questo è un altro caso molto molto interessante. In effetti la descrizione del grigio, perché alla fine era a tutti gli effetti un tipo di grigio, è un po', diciamo, fuori statistica perché è abbastanza in anticipo nei tempi. In Europa proprio non se ne parlava completamente dei grigi nel 65. E tra l'altro viene raffigurato, come visto nel disegno, con la classica barra che in realtà entra nelle descrizioni più che altro degli addotti negli fine anni 80. Quindi queste due cose, per quanto non tecnicamente a supporto dell'evento, però sono avanti nei tempi e collimano con le descrizioni successive più moderne. Quindi questo secondo me invece prova che lui, per quanto magari mentre lo raccontava fosse un po' brillo, in realtà quell'esperienza l'abbia vissuta realmente. Tra l'altro non mi meraviglia affatto il fatto che lo raccontasse bevendo, perché comunque il bere a volte ad alcune persone dà magari più coraggio e più forza per raccontare episodi che altrimenti
non si sognerebbe nemmeno di raccontare, tantomeno in pubblico. Quindi Ma queste... tieni presente poi, Gabriele, che tra i testimoni, non diretti, indiretti, c'è anche la figlia sua, perché lui poi tornerà sul luogo alla sera, dove era atterrato sto sorte di oggetto, e sia lui che la figlia confermeranno il fatto che il terreno lì era diventato duro come cemento, cosa che poi verrà confermata dalla gendarmeria. Cioè il terreno, quel punto lì, era durissimo, pur non essendo cemento, era terra, ma era diventato durissimo, come se fosse stato compresso in modo da un forte peso, non lo so. E cosa curiosa che hai fatto notare te, sì, siamo effettivamente di fronte a una ricostruzione grafica molto molto simile a quella che si definisce come tipologia di grigi. Però se si guarda bene la ricostruzione, che sembra essere abbastanza attendibile, non c'è questa sorta di enormi occhi oblunghi neri. Sì, effettivamente la testa è enorme, gli occhi sono comunque più grandi di quelli di una persona, c'è un'assenza di orecchie e di bocca, però ecco, forse non siamo proprio a questi livelli, però è un punto di domanda questo. Teniamo presente appunto che Maurice Massé non conosceva la tipologia dei grigi, che poi arriverà molti anni dopo, e quindi magari anche la ricostruzione non è così precisa e dettagliata come magari era in realtà l'entità avvistata. Può anche darsi. E niente, insomma, questo è un altro di quei casi eclatanti che non troverete nei dati del GEPAN, così come non troverete tutti i casi che ho appena detto militari che non ci sono, malgrado, ripeto, i militari in Francia se ne occupano dal 54, non dal 52. Pietro, ti ricordi se per caso tra i casi, diciamo, più famosi del JPAN ce n'è qualcuno che ha coinvolto, per esempio, i cacciamilitari? No, non ci sono, quelli li potete trovare nel rapporto Cometà. Come no? Nel rapporto Ok, Cometà ci sono diversi casi che hanno visto coinvolti, addirittura un famoso caso che ha visto coinvolto un Mirage 2000, se non mi ricordo male, la versione D, che è quella armata con armamento nucleare, durante un volo di addestramento. quella con le ali a delta. Sì, e aveva a bordo una bomba nucleare, Sì. e quello è riportato perché c'è la testimonianza dell'allora capitano di volo che è stato, che ha testimoniato davanti alla commissione del Comità, riportando non solo l'avvistamento e la conferma radar dell'aereo, ma anche la conferma radar a terra, dei radar militari. Quello è un caso famoso, estremamente famoso, che però non troverete neanche quello sul sito del GEPAN francese, malgrado, ripeto, teoricamente dovrebbero collaborare le forze armate con il GEPAN. Però i casi militari non c'è. Beh, i casi militari quasi sempre sono classificati o parzialmente classificati, questo è chiaro. Poi quando ci sono di mezzo armi nucleari o Ah, velivoli magari non ancora propriamente conosciuti, evitano di divulgare qualsiasi informazione che può compromettere magari la sicurezza o la tecnologia, il trasporto, eccetera. Questo per esempio con gli americani lo si vede spesso quando trasportano le armi nucleari e ci sono avvistamenti eclatanti di UFO, secretano immediatamente, classificano immediatamente tutto, cioè certo. non fanno trapelare nulla. Certo, ma in compenso però potete trovare, se vi dilettate a cercare, ma potete tranquillamente trovare il caso dell'Amaranto, che è un caso anche questo di fama mondiale, che è forse uno dei migliori casi in cui si è potuto indagare da un punto di vista scientifico a livello mondiale, perlomeno per i dati rilasciati.
Poi sicuramente ci sono molti altri casi che sono stati indagati da un punto di vista scientifico, ma non sono stati rilasciati mai i dati. Il caso Amaranto è un caso estremamente interessante per molti motivi, ma innanzitutto perché non è vecchissimo, si parla dell'82. In secondo luogo perché il caso è stato testimoniato da un biologo, quindi era una persona con una certa cultura scientifica, perché lui era biologo come titolo di studio e faceva il biologo in un laboratorio di analisi chimiche. In terzo luogo perché il testimone osserva questo oggetto da molto vicino per circa 20 minuti, che sono tantissimi. Sì. Tantissimi, tantissimi. Perché li atterra nel giardino di casa. E in quarto luogo perché ci sono gli effetti fisici su appunto la pianta di amaranto che viene trovata disseccata. Il caso è molto, ve la faccio molto breve, ad ottobre dell'82 Henry si chiamava, aspetta, ce l'ho qui davanti, Henry, sì, si chiama il signor Henry a Nancy, il caso Amaranto è avvenuto a Nancy, città di Meurthe-et-Moselle, in provincia di Nancy. Il signor Henry rientra a casa, il lavoro, 12:30, a casa, entra nel giardino, a un certo punto, mentre è lì nel giardino, sente anche qui un rumore, uno strano rumore, un sigillo, e si trova di fronte a pochi metri uno strano oggetto, sospeso nel giardino, a pochi centimetri da terra. Questo oggetto è una sorta di, potremmo definirlo come un disco da hockey, okay? Con però il bordo di maggior spessore rispetto alla parte superiore e alla parte inferiore. Non è enorme, ha circa 2 metri di diametro ed è alto circa 1,5 metri. Ha un colore metallico grigio, la parte superiore sembra un po' azzurrina, ma forse quello è dovuto al riflesso del sole. E l'oggetto è lì immobile, senza fare nessun rumore. Lui resta lì, resta basito, non ha neanche la forza di parlare e non si rende conto di quello che sta vedendo, perché è una cosa allucinante, cioè fuori completamente da ogni pensiero logico, immaginazione. Lui lo osserva e si avvicina piano piano. Si avvicina fino a pochi metri, 2 o 3 metri, e c'è questo oggetto nel più assoluto silenzio, non si sente nulla, non si sente volare una mosca, che è lì immobile. E lui lo guarda per almeno 15 minuti, ufficialmente. Questo lo sappiamo perché sappiamo quando è rientrato dalla sua testimonianza e sappiamo quando è andato via l'oggetto, perché lui ha controllato l'orologio. In questi 15 minuti non succede niente, così sembra, se non lui che guarda questo oggetto e l'oggetto che gli ferma. Poi a un certo punto lui si rende conto che ma forse sarebbe il caso di fare una fotografia a questo oggetto. E allora cosa fa? Va su in casa, fra le scale, entra in casa, prende la macchina fotografica, esce di casa e l'oggetto è sempre lì. Scende le scale, va lì e l'oggetto è sempre lì. Si mette di bella posa, clic, la macchina fotografica non va. Come non va? Io è sempre andata e non va. Allora, mentre controlla la macchina fotografica, si rende conto che l'oggetto in un attimo vola via, sparisce a una velocità impressionante, senza nessun rumore. Lui resta lì così basito e dice, ma Cristo santo, ma che è successo? Perché è andato via? Che cos'era? Che cos'era? E nota che però l'oggetto era proprio vicino a una pianta, dove aveva una pianta di amaranto lì, che era in fiore, e questa pianta non è più in fiore, è completamente seccata, completamente. Allora che lui è un biologo e dice, no, dice, è successo qualcosa di strano. Quindi poi avvisa la gendarmeria, siamo nell'82, la gendarmeria viene, vede, fa i sopralluoghi e la gendarmeria appunto per gli accordi di collaborazione con Gepan chiama i Gepan. Il Gepan viene, interviene con tanto di ricercatori, strumentazione, delinea tutto, misure, non misure, di qua e là, e prende campioni di tutto. Campioni che vengono analizzati in diverse università
francesi, proprio per avere, diciamo così, la sicurezza di un'analisi indipendente. Cosa si viene a trovare? L'unica cosa che trovano è che questa pianta di amaranto, rispetto alle altre piante vicine, ha una percentuale di acqua al suo interno estremamente bassa, cioè seccata. E quindi chiedono, scusi, ma era così anche prima? No, prima era sana la pianta, come tutte le altre vedete in giardino, non è che mi tenevo una pianta secca. Allora come mai? Cosa è successo? Ma non trovano nulla, cioè non c'è nessun valore anomalo nella pianta, se non il fatto che ha perso quasi tutta l'acqua. Allora lì cosa si ipotizza? Facendo diversi esperimenti in laboratorio per riprodurre lo stesso fenomeno, notano che è possibile riprodurre un fenomeno simile tramite un forte campo, sottoponendo la stessa pianta, a un forte campo di microonde. Quindi è come se l'avessero cotta in un forno microonde. Questa è curiosa, anche qui poi c'è un calcolo fatto su quanto energia serviva per raggiungere questi valori. Tutti i dati che potete trovare, questi ci sono sul sito del GEPAN, anche perché questa è una nota tecnica, è la numero 16 se non mi ricordo male, con 16 o 17 la dovete trovare. Questi dati qui portano al fatto che effettivamente forse è stata utilizzata, la pianta è stata sottoposta a un forte campo di microonde ad alta intensità. All'alta intensità così elevata che viene indicato che per raggiungerla è necessario utilizzare dispositivi di uso industriale, che ovviamente non ci sono lì, e non si capisce neanche come avrebbero potuto portarli lì, perché siamo comunque nell'82, sì, la tecnologia c'è, però non è che siamo al giorno d'oggi. E cosa curiosa è che questo campo di microonde estremamente elevato non ha creato ufficialmente non ha creato nessun problema sul testimone, solo sulla pianta, magari il testimone fosse estremamente vicino. Il punto più vicino nel sito nella nota tecnica c'è pure la ricostruzione grafica col disegnino dell'omino del disco, di questo piccolo disco, era circa 2 metri, se non mi ricordo male 2 metri o 2 metri e mezzo, e lì è restato per qualche minuto, sempre con questo oggetto sospeso nel suo giardino di casa. E la cosa curiosa è appunto che questa emissione di microonde ha uno strano collegamento sempre con il discorso che vi raccontavo prima dello scienziato Jean-Pierre Petit e dei suoi studi sulla magnetoidrodinamica, okay? Perché una metodologia per creare questo fenomeno magnetoidrodinamico è proprio l'utilizzo di campi estremamente elevati di microonde. E quindi è curiosa questa cosa qui, perché a distanza di tanti anni viene trovata, diciamo così, un possibile collegamento, contatto di dati scientifici, sul fatto che effettivamente qualche energia, qualcosa è stata emessa da questo oggetto e che stranamente è riuscita, per fortuna, a interagire esclusivamente con la pianta, perché se avesse interagito con la persona, forse il signor Henry non la raccontava. È curiosa questa cosa qui. Così come è curioso il fatto che nel rapporto non viene mai citato il fatto, appunto, che in tutti questi minuti, ma che è stato lì a fare questo? A guardarlo e basta, sto disco. E non viene citato. Ed è curiosa la cosa, perché io, quando mi ero interessato al caso, avevo cercato anche a destra, ma anche su siti francesi, e non c'è. Cioè, è come se nessuno si fosse mai chiesto, scusate, ma questo è stato di 20 minuti a guardarsi sto disco, ma mi sembra normale. Cioè, non è tanto normale, ma noi questo, Gabriele, l'abbiamo scoperto dopo, che non è molto normale. Negli anni '80 nessuno ci faceva caso. Nessuno ci faceva caso. Probabilmente è successo qualcos'altro che noi non sappiamo, e magari probabilmente non sapremo neanche mai, perché sfido chiunque a star lì 20 minuti a guardare una cosa così eclatante e assurda
stai fermo a far cosa? E poi dopo 20 minuti ti viene in mente, ah sì, quasi quasi ti faccio una foto, torno su in casa e prendo... Cioè, non sta in piedi una cosa del genere. Soprattutto una persona che ha un background scientifico. Cioè, sì, infatti. La curiosità può durare qualche decina di secondi, un minuto, poi Due. comincia la razionalità a farsi strada, a emergere sempre più forte, e la curiosità si trasforma. Anche perché lui è sempre stato molto chiaro, cioè l'oggetto non emetteva nessun rumore, niente. Lui non sentiva nessun rumore, quindi anche lì, se non senti nessun rumore, è un fenomeno che si conosce ormai da bene da qualche tempo. Siamo una sorta di bolla, una bolla che impedisce non solo di sentire i rumori provenienti magari dall'oggetto, ma anche esterni. E forse questa è un'ipotesi che alcuni ricercatori portano avanti, forse questa bolla impedisce anche all'esterno di rendersi conto di cosa sta accadendo all'interno. Forse questa bolla fa una sorta di schermatura, nessuno lo sa perché, se no non si spiegherebbero tantissimi avvistamenti di persone che raccontano appunto di essere rimasti lì a osservare oggetti o entità nel più assoluto silenzio, in luoghi che non erano proprio del tutto isolati. Quindi è curioso, lì non siamo isolati, lui si veniva, diciamo così, non nel centro della città, ma non era neanche isolato in campagna in un bosco. Cioè, lì vicino alla casa sua c'erano altre case. Cioè, c'è la strada dove passano le macchine per entrare in casa sua sul cancello. Quindi, curiosa questa cosa, 20 minuti non sono pochi, sono tanti, in pieno giorno, alle 12:30. C'è l'Eclipsia, utente e moderatrice, che praticamente si pone delle, tra virgolette, domande, tipo probabilmente magari è stato addotto, anche se lei dice telepaticamente, o voleva, vedeva, capiva, ma in realtà era incapace di muoversi e di agire, che è proprio quello che dicevi tu in maniera diversa sul discorso della bolla temporale. Eccetera. Secondo me lì l'ipotesi più plausibile è anche quella che magari ci sia stato un missing time, un ricollegamento, cioè si è riconnesso nel momento in cui ha deciso di entrare a prendere la macchina fotografica, che già stava finendo tutta la cosa. Questo va a collimare in qualche modo anche con i racconti di molte abduction, che ti rendi conto e rientri, diciamo, nel normale modo di pensare solo quando quello sta finendo, cioè nel momento in cui l'oggetto se ne sta andando, in buona sostanza. Anche se in questo caso è un po' diversa la dinamica. Ma capisci, Gabriele, che è curioso il fatto, perché io non conosco casi a livello mondiale dove un fenomeno appare un testimone. Questo testimone è presente con il fenomeno per molti minuti, dopodiché il testimone si allontana per un attimo, ritorna e il fenomeno è sempre lì. Di solito quando uno si allontana o si gira, oh, senti un rumore, non c'è più. No, lui ha il tempo di entrare in casa, di fare le scale, entrare in casa al piano di sopra, a cercare la macchina fotografica, prende la macchina fotografica, scende giù per le scale, il fenomeno è sempre lì, si riavvicina al fenomeno e il fenomeno è sempre lì, scatta la foto, la macchina non funziona, controlla perché la macchina non va e il fenomeno vola via in un attimo. Cioè, è come se gli avessi voluto dimostrare il fatto che vai, che tanto... cioè, hai capito? Cioè, è strana. Io questa cosa, quando avevo letto questo caso, ho detto, ma che strana cosa. Stranissima. Infatti l'avevi detto all'inizio che è un caso fuori dalle statistiche e dal comune. Poi è piccolo, 2 metri. Cioè, lui aveva calcolato un diametro massimo di, se non mi ricordo male, 2,20 metri o 2,40 metri, cioè era piccolo. Beh, Alto 1,5 metri. Insomma. Diciamo che dipende anche chi ci stava dentro, magari era pure altrettanto piccolo, oppure
non c'era un essere biologico, magari era soltanto una sonda, un'intelligenza artificiale, eccetera. Non lo sapremo mai, sono tutte congetture che possiamo fare. Allora, Pietro, ci sono questa sera poche domande. Okay. Ti dico bene per due motivi. Uno perché, anzi tre motivi. Uno perché sei stato molto, molto chiaro, lineare. Due perché molti in chat ti hanno seguito con attenzione. Qualcuno è anche rimasto un po' meravigliato da alcuni racconti. E tre perché diciamo che non essendo io in forma non mi dispiace chiudere anche un po' prima. Tranquillo, Senza... tranquillo Sì, Davide, tranquillo. allora, domanda di Mauro Racca. Sì. Che fine ha fatto il manuale redatto dal JPAN riguardo a cosa ci dobbiamo preparare, se non ricordo male? Ok, quello non è il manuale JPAN, ma è il rapporto comunità. Ok. Che fine ha fatto il rapporto comunità? Ma il rapporto comunità non ha fatto nessuna fine, nel senso che poi dopo qualche, diciamo così, uscita non autorizzata sulla stampa, viene rilasciato dalla rivista VHD, se non mi ricordo male, che c'è tuttora, una rivista che si occupa di tante altre cose. Qualche anno dopo o qualche mese dopo viene rilasciato il rapporto, in buona parte il rapporto, non tutto, viene rilasciato e quindi i francesi cominciano a leggere questa cosa. E poi viene pubblicato un libro che invito tutti, purtroppo è solo esclusivamente in lingua francese, è stato tradotto anche in lingua inglese molti anni fa. Noi abbiamo una versione in lingua italiana tradotta, però non possiamo rilasciarla perché ovviamente ci sono i diritti d'autore, però magari la prossima volta ve ne leggerò un bel pezzo perché l'abbiamo tradotto noi in italiano, e le parti magari più curiose e interessanti, perché è un rapporto che parla di tutto. Cioè, se uno legge il rapporto Cometà del 2005, fa un'analisi a 360 gradi del fenomeno UFO toccando gli aspetti più incredibili. Tu chiedimi una cosa sul fenomeno UFO, io ti dico sì, è dentro anche nel Cometà questo. Tutto. Da Roswell alle abduction. Ok. Ok? C'è tutto dentro. Per chi vuole capire. Ci sono casi di abduction francesi, ovviamente al di fuori sia delle questioni Japan che del rapporto Cometà in generale. Ma sì, perché il fenomeno delle abduction è un fenomeno che abbraccia moltissimi paesi, quindi la Francia non è immune. Diciamo che come succede anche qua in Italia, e insomma, un po' meno negli Stati Uniti d'America perché si tende più a pubblicizzare certi eventi, è più facile trovare questi racconti oramai su certi social, okay, su social. In Italia oramai da qualche tempo non faccio pubblicità perché, cioè, posso tranquillamente dirlo, social ad esempio quali Facebook, esistono diversi gruppi che fatti da persone normali dove è possibile raccontare le proprie esperienze, e lì potrete trovare moltissimi racconti anche di fenomeni di presunta abduction. Lo stesso avviene in Francia. La casistica in Francia, dovete tenere presente che la Francia purtroppo da diversi anni non ha più grosse associazioni come le aveva un tempo, o come magari ci sono in Italia che raccolgono la casistica. Ci sono piccoli gruppi, malgrado la Francia sia stata una tra le nazioni storiche dell'associazionismo ufologico, no? Scusatemi, associazionismo ufologico, però purtroppo nel corso dei decenni le persone vengono a mancare, le associazioni cambiano, e quindi non c'è più nessuno che raccoglie questi dati, o se li raccoglie non vengono facilmente divulgati, però potete trovare sicuramente sui vari social
si trovano? Sì. La risposta è sì, ci sono casi di abbraccio in Francia, come ci sono in Belgio, come ci sono in Germania, in Spagna, sono dappertutto. Le percentuali però non me le chiedete perché primo non le conosco, secondo non posso dire effettivamente quanto attendibili possano essere queste percentuali. Allora, domanda del nostro Bruno. Mi sembra di capire che il JPAN è un'agenzia pubblica e scientifica, ma quanto è libera dal condizionamento politico? Il governo francese potrebbe decidere cosa rendere pubblico o cosa no? Sì, la risposta è Diciamo, sì. diciamo che lo ha anche dimostrato nel tempo. Anche di stato del tempo. Sì, Japan è Neanche il una... 9 decide. Eh, effettivamente, il Japan è un'agenzia pubblica e scientifica, sì, è all'interno del centro spaziale francese, sì, è sotto controllo del CNES, che è il centro spaziale francese, che è governativo e quindi è sotto controllo, diciamo così, del governo. Quanto possa essere influenzata? Bah, penso tantissimo, nel senso che negli anni l'hanno aperto, chiuso, rinominato un'infinità di volte. Se c'è un direttore che dà fastidio, lo si sposta, ci sta un anno, due, tre, poi via lo si cambia, cioè, non è un problema quello. Diciamo che, come qualcuno mi ha detto qualche anno fa, che tutto sommato il Japan va bene che sia così, perché quello che fa va bene per l'opinione pubblica, va bene, diciamo così. Sono contenti loro. Beh, È diciamo che rassicurante, è rassicurante. sì, sì, certo, perché è legata comunque all'ente spaziale, ma per fare un termine di paragone è come dire che praticamente una task force di ricerca UAP statunitense fa riferimento alla NASA e quindi chiedere se è controllata dal governo, ma la NASA praticamente è il rappresentante scientifico del governo, quindi La NASA è è ovvio militare, tra l'altro è che militare, sì. non è neanche civile, No, quindi. non lo si può dire perché dicono che non è vero, però insomma. La NASA è militare, posso dire quello che vuoi, la NASA è militare, dimostrino che la NASA non è militare, cioè se è nata militare, non è mai cambiata, tant'è vero che casualmente i voli della NASA c'è sempre qualche militare dentro, che non sia un colonnello, un maggiore, c'è sempre. Poi magari prossimamente si volerà con i razzi, forse, io non ci salirei mai, di Musk, e quelli saranno civili, vediamo. Intanto sono poco affidabili. Almeno quelli che ci fanno vedere pubblicamente, che sono Almeno quello. civili, poi, poi bisogna vedere. Allora, domanda di liberamente, cosa pensi del caso Trans en Provence? Sì, questo è un altro caso famosissimo, che anche questo potete trovare nelle note tecniche del Japan. Anche qui un caso eclatante di un oggetto atterrato al suolo, okay? Atterrato al suolo, che poi lascia delle tracce al suolo che sono confermate non solo ovviamente dal testimone, ma dai rilevamenti fatti dalla gendarmeria e poi dagli esperti del Japan. Il problema è che anche qui sono intervenuti gli scettici a oltranza, dove hanno attaccato la testimonianza dicendo che l'oggetto osservato era l'ennesimo elicottero Alouette. I francesi avevano solo Alouette, usavano sempre quell'elicottero, era l'ennesimo elicottero Alouette, anche perché devo dire che lì la testimonianza non è stata molto chiara. Nel corso degli anni il testimone ha cambiato un po' versione sulla forma di questo oggetto, che all'inizio lo identifica come due piatti rovesciati uno sopra l'altro, no? Poi qualche anno dopo dirà che sembrava come una sorta di oggetto strano, un mezzo ragno, cioè non si capiva bene cosa avesse visto. E quindi qui diciamo gli scettici hanno avuto abbastanza gioco facile nel dire sì, ma non sai neanche cosa hai visto, hai visto l'ennesimo elicottero. Anche perché il testimone una volta dichiarerà: io ho sentito uno strano sibilo, e Giusto poi faccio vedere l'Alouette. l'Alouette, poi praticamente è una versione diversa del Gazelle, cioè un Sì. elicottero
pure piccolo di dimensioni, ben visibile. Sì. E lui dirà che di aver sentito questo sibilo, e poi invece no, il sibilo non era proprio un sibilo, era un rumore un po' diverso, e guarda caso un rumore apparentemente simile a quello delle turbine, appunto dell'Alouette, ma poi i critici attaccheranno direttamente la gendarmeria dicendo che la gendarmeria aveva preso male le analisi al suolo di queste tracce che erano una sorta di due cerchi concentrici che si intersecavano, dicendo che aveva preso male le tracce al suolo in modo scorretto, dicendo che sul luogo comunque non erano arrivati troppi curiosi, che avevano inquinato tutta la zona, che lì comunque c'era il passaggio di automezzi pesanti e quindi quelle tracce potevano essere state lasciate anche da mezzi pesanti. Il fatto sta che comunque alla fine le analisi chimiche sul caso di Trans-en-Provence dimostrano solo una presenza un po' anomala di alcuni minerali, dimostrano che probabilmente lì il terreno è stato compresso da qualcosa di decisamente pesante, si parlava di alcune decine di tonnellate, però effettivamente gli scettici hanno abbastanza buon gioco nel dire sì, vabbè, ma questo è un caso del piffero, qui avete preso le prove, avete fatto i carotaggi del terreno così sbagliando come fatti, avete inquinato i campioni, qui è passato un sacco di gente, ci ha pestato sopra, ci ha fatto la foto, sono passati gli automezzi, ma di che si parla? Il testimone non sa bene cosa ha visto, e quindi è stato, diciamo così, abbastanza facile per loro attaccare il caso di Trans-en-Provence, che però se si prendono le dichiarazioni originali, le prime del testimone, quando poi viene avvisata la gendarmeria e arriva, insomma, dire che abbia visto un elicottero, non si sia reso conto che era un elicottero, anche no, io mi sento di dire. Poi che quella strada lì sia stata percorsa anche da automezzi pesanti, ma sì, ci sta. La gendarmeria ha fatto male i carotaggi, ci sta anche che abbia fatto male i carotaggi, però comunque le analisi chimiche ci sono. Cioè adesso non è che se arrivo io o arrivano i curiosi sul terreno, ci mettiamo a schiacciare il terreno e lo comprimiamo con una forza di tonnellate, cioè, insomma, ci sono, diciamo così, alcuni aspetti che è stato facile smontare e che è stato comodo smontare, secondo me. Il caso di Trans-en-Provence, per quanto mi riguarda personalmente, io lo ritengo un caso reale, di un oggetto non identificato sceso al suolo, lì non sono state viste entità, questo oggetto poggiava su una sorta di due piedi, tipo due piedi, e per certi versi è simile al caso Zamora. Non so se ti ricordi il caso Zamora. Ecco, per certi versi è molto simile al caso Zamora. E niente, questo oggetto sta lì. È un caso che tratterò a breve. Bene, ottimo. E anche lì poi lasciamo perdere, nel corso degli anni cosa è saltato fuori sul caso Zamora, hanno cercato di smontarlo in tutti i modi possibili fino a raggiungere l'apoteosi delle scemenze, quando hanno tirato fuori l'ipotesi che erano stati degli studenti universitari a ingannare lo sceriffo. Vabbè, lasciamo perdere. Io quando leggo certe scemenze dico, ci vuole più fantasia a dire una cosa del genere che dire che effettivamente... No, ma poi prendono per i fondelli, cioè parliamoci chiaramente. Sì. Prendono per i fondelli. Comunque il caso Trans-en-Provence è un caso, anche questo eclatante, lo potete trovare nelle note tecniche anche questo del GEPAN, e secondo me merita, perché anche ammettendo che magari alcune analisi non sono state fatte nel miglior e più corretto modo possibile, da lì a dire che era un elicottero, insomma, Gesù Cristo non è morto da sonno, diciamo, Ecco. Allora, c'è un'ultima domanda di Eclipse. Visto le recenti vicende, si è mai pensato di unire vari ufologi mondiali e dare voce a tutto quello che sta succedendo? Io rido perché... Ma allora, bella domanda, però io adesso faccio una domanda a Eclipse.
Chi sarebbero gli ufologi mondiali, scusa? No, perché adesso io rido e scherzo. Però attenzione, perché non è che l'ufologo non esiste come figura. Cioè, chiunque può definirsi un ufologo, è solo una persona che ha una passione specifica e la porta avanti, si interessa, fa ricerche, fa studi. Non è una figura istituzionalmente riconosciuta, quindi ufologo. Infatti tra i vari ufologi che io conosco, solo in ambito italiano, non parlo in ambito internazionale, c'è gente che proviene da tutte le estrazioni sociali, da chi ha il dottorato a chi fa l'operaio, cioè cosa c'entra? Non c'entra nulla. Quindi unirli è un problema. È già difficile unire quelli italiani. Metterci assieme con quelli stranieri, boh, non lo so. Purtroppo abbiamo le prime donne, e già ne abbiamo troppe in Italia, e anche all'estero, credetemi, ce ne sono tante di prime donne. E lì appoggiate addirittura anche dagli stati. I francesi sono bravi solo loro, gli americani sono bravi solo loro, okay? Quindi tanto per dirne due. Quindi, gli italiani sono bravi solo alcuni, solo loro. Quindi lasciamo perdere, va. Sarebbe bello, però non credo sia facilmente fattibile. Sarebbe bello e secondo me sarebbe fattibile solo e esclusivamente se l'ufologia fosse un argomento talmente radicato e di dominio pubblico, di discussione comune, eccetera, da far diventare l'ufologo una persona di riferimento che ne sa un po' più degli altri e che quindi può dare un contributo, tra virgolette, sociale sugli argomenti, sulle notizie, magari anche sulla ricerca. Ma questo con la testa e la mentalità di chi comanda, chi deve detenere l'informazione, chi detiene la segretezza, le tecnologie del futuro centellinate, eccetera, eccetera, non ha alcuna intenzione, alcun interesse nel farlo. Lo vediamo con la disclosure che per ogni cosa che sembra andare in una direzione ce ne sono due che vanno in direzione opposta. Quindi ovviamente è utopica. In un mondo perfetto non esisterebbe l'ufologo, perché non servirebbe a niente, perché le informazioni le avresti direttamente dai governi, quindi cioè, non esisterebbe nessuno, si dovrebbe, perché non c'è, quello che io ho bisogno di sapere, lo so, me lo dicono direttamente loro, quindi purtroppo non viviamo in un mondo perfetto. No, infatti. Va bene, Pietro, andiamo verso la conclusione, quindi io ringrazio prima di tutti te per la tua disponibilità. Se rimani un attimo dopo la live, ci organizziamo un attimo per il discorso del rapporto Cometà, ti trattengo proprio 2 minuti. E un grazie naturalmente a Bruno, a tutti i moderatori e naturalmente a tutti gli amici della community che sono stati questa sera qui con noi. Ricordo il like e naturalmente non vi dimenticate di scrivere le vostre domande, anzi mi farebbe molto piacere sapere anche le vostre opinioni sotto al video dopo che praticamente termina la live. Grazie Pietro. Grazie a te Gabriele e a tutti gli amici del Salotto del Mistero. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani alla live delle 18:30. Ciao.